Salve a tutti. Ho acquistato per una somma veramente irrisoria, perché guasto, il famoso oscillatore modulato della scuola Radio Elettra che io ho frequentato da giovane, il modello 412. Si accende regolarmente, ma ho collegato l'oscillatore modulato all'oscilloscopio, acceso in qualsiasi banda, in DFMF o COM o L, non emette nessun segnale. Ho provato anche a cercare, tra virgolette, di disturbare una radio, sintonizzandola su una certa frequenza e mettendo il cavo nei pressi della stessa. Avrebbe dovuto coprire appunto la frequenza captata, ma non succede nulla, quindi a questo punto rimane che provare a ripararlo. Bene, l'ho aperto, questa è la parte posteriore, l'alimentatore, la sezione alimentazione, e tutto l'oscillatore è montato in questa scatola che è lo schermo. Sono riuscito a scaricare, diciamo, tutte le dispense che servivano per poterlo assemblare. Sulle stesse ci sono tutti i controlli da fare, sia a freddo che sotto tensione, quindi inizierò gradualmente dalla sezione di alimentazione per poi spostarmi appunto al circuito vero e proprio dell'oscillatore. La prima cosa che faccio è rifare tutte le saldature sul cambio tensione. Come possiamo vedere, i cavi non sono messi bene e c'è parecchia parte non isolata scoperta. Ecco, addirittura è staccato uno, guardate. Quindi rifaccio tutte le saldature sul cambio tensione per poi proseguire con l'alimentatore. Ecco, li ho scollegati, adesso cerco di ricollegarli in un modo più sicuro. Non devo stare molto attento perché questi cavi sono praticamente finissimi e rischiano di spezzarsi facilmente. Ok, così i collegamenti sembrano più sicuri e migliori. Questo è lo schema elettrico dell'alimentatore e quelle che ho segnato appena sono le tensioni che dovrei registrare all'entrata e all'uscita dell'alimentatore stesso, ovvero in questo punto la tensione del filamento della lampada, ma c'è questa qui, due tensioni in continua nel range da 220 e 280, qui una tensione alternata tra 160 e 220 e qui 5-7 volt. Adesso faccio le misure. Allora, iniziamo sull'anodo del diodo raddrizzatore. Tra la massa e l'anodo dovremmo avere in corrente alternata circa dai 160 a 220 volt, e così è, 183 volt. Passiamo in corrente continua, cambiamo scala. Tra massa e l'uscita del diodo raddrizzatore tra i 220 e i 280 volt, e infatti è così. E a valle del resistore da 2K2 sempre tra i 220 e i 280, e così è. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'alimentatore, che poi è semplicissimo, il tutto sembra funzionale. Non mi rimane che aprire la schermatura e controllare intanto se la valvola termoionica si accende e poi il resto. Allora, aperto il circuito, quello che vedo è che questi due condensatori sono praticamente andati. Dovrò fare un controllo su tutti i resistori per vedere se i valori sono alterati, ma la valvola, come possiamo vedere, è bianca, quindi significa che è entrata aria nella stessa e deve essere sostituita. Anche se comunque il filamento si accende. Guardando lo schema cercherò di capire qual è il valore di questi condensatori, controllerò tutti gli altri e ordinerò la valvola. Ok, procedo a rimuovere questi due condensatori qui da 220 pico, che sullo schema corrispondono ai condensatori C45 e C46.
Bene, voglio effettuare un controllo sui condensatori che ho appena tolto dall'oscillatore. Il primo è andato, il secondo segue il primo. Per verificare che lo strumento funzioni correttamente ne inserisco uno buono, ok, e mi dà la misura corretta. Lo sostituisco con uno e li sostituisco con due nuovi. Il cablaggio in aria risulta sempre essere un po' difficoltoso, bisogna stare attenti, specialmente a non far toccare le saldature tra uno zoccolo e l'altro del tubo elettronico. Bene, qui ho la valvola nuova e qui ho la valvola da sostituire. Come potete vedere, in testa alla valvola stessa, quella nuova è nera, quella vecchia è bianca. Quando la testa della valvola diventa bianca significa che è entrato dell'ossigeno all'interno della valvola stessa, quindi non può più essere utilizzato, perché per funzionare le valvole hanno bisogno del vuoto. Ecco fatto, non mi rimane che fare una prova di funzionamento. Ok, collegato l'oscillatore modulato all'oscilloscopio, lo alimento, ho settato su onde lunghe, la valvola già era calda quindi è partito immediatamente, alzo la frequenza e l'oscillatore segue regolarmente. Benissimo, passo su onde medie, perfetto. Anche qui l'oscillatore funziona regolarmente. Onde corte, prendo un attimino l'intensità, l'oscillatore segue, segnale in bassa frequenza, fisso, questo è un segnale fisso in bassa frequenza, funziona regolarmente. Ok, per eseguire il collaudo ho preso una radio AM FM, l'ho posizionata in AM, ho acceso l'oscillatore modulato. Naturalmente in questo ambiente la radio non prende assolutamente nulla, ma se andremo adesso con la modulazione interna, quindi l'oscillatore suo interno, su onde medie, e andremo a impostare sull'oscillatore modulato la stessa frequenza su cui la radio è sintonizzata, dovremmo sentire un fischio appunto proveniente dalla radio. E sulla radio siamo sui 1200. Qualcosa si sente, eccolo qui. Questo è l'attenuatore, come potete vedere con l'attenuatore al minimo tende a coprire perché è vicina, così, e non ho dovuto effettuare nessun collegamento, ho appoggiato solamente, un attimo che abbasso il volume, e ho appoggiato solamente l'uscita dell'oscillatore vicino alla radio, vicino all'antenna. Adesso faccio la prova in FM.
Ecco, sono passato in FM internazionali con una protagonista indiscussa. Commuto. Come detto, la ventenne pizzaiola si è distinta per il secondo anno consecutivo vincendo la categoria. Brava. Ecco, ho coperto praticamente la stazione perché sono andato sulla stessa frequenza di sintonizzazione. Come ultimo test ho collegato l'oscillatore modulato settato in BF su questo amplificatore in classe A da laboratorio. Adesso lo alimento già settato su bassa frequenza, la frequenza è fissa, non può essere regolata. C'è il segnale in uscita. È possibile regolare l'uscita attraverso l'attenuatore. Bene, riparazione conclusa. L'oscillatore della scuola Radio Elettra entrerà a far parte della mia collezione di strumenti da laboratorio. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.